Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere quale sarà la missione della tua anima, il karma, il dharma, il tuo destino, o meglio, la missione della tua anima in questo mese, in modo tale da implementare il lavoro di creazione consapevole della tua realtà. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica, l'arte del vivere, risvegliare la coscienza, approfondendo con i libri che vi ho suggerito nel post in community, libri e film per il risveglio della coscienza, affinché possiate creare il vostro capolavoro di vita. Quindi andiamo a vedere Vergine, agosto 2024. Per farlo partiamo da tutti gli oracoli dei Sefirion, andiamo a vedere quale regno esce, in modo tale da vedere qual è la missione dell'anima che poi andremo ad applicare in tutte le circostanze generali e poi nella descrizione dettagliata dell'amore. Quindi vi invito a salvare questo video e il vostro ascendente per andare ad avere un quadro, un corpus generale importante per il vostro cammino. Allora, andiamo a vedere Vergine. Qual è la missione dell'anima, il karma, il dharma per il mese di agosto 2024. Vergine, agosto 2024. Allora, vediamo. Dimensione astrale. Ok, la dimensione astrale ha a che fare con le emozioni. Quindi come carta principale, tutte le emozioni che vivrai in questo mese devono essere riconosciute in qualità di forze, di dei, divinità. Come vi sto insegnando sempre, soprattutto nei video Magia Pratica 1, 2, 3 e la chiave assoluta di tutte le relazioni fiamme gemelle, anime gemelle, le emozioni sono delle forze, sono degli dei. La nostra mente razionale ha paura delle emozioni perché le vuole controllare ed anestetizzare nel farsi le domande. Facendo le domande tu anestetizzi l'emozione, ne senti di meno. Allora questa carta dice in questo mese, per un ottimo lavoro su te stessa, cioè per integrare la forza relativa all'emozione, devi sentirla tutta, soprattutto le emozioni come la dolce tristezza, la dolce malinconia arriveranno in questo mese, no? La vita è una montagna russa. Quindi quel momento lì sappi che è il diamante di questo mese, perché tu acquisirai forza sentendo tutta l'emozione. Non mi dilungo sul come si fa, l'ho spiegato nel video Magia Pratica 1, 2 e 3, e quindi uno studio empirico è la via esoterica per te in questo mese. Lo studio empirico, la realtà, il percorso spirituale è un percorso empirico, va praticato, quindi la pratica è sulle emozioni, l'attenzione è sulle emozioni, d'accordo? Ok. Vediamo sulla carta della dimensione astrale cosa ci raccontano. Allora, vediamo. Qual è la carta corrispondente alla dimensione astrale per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine? Eccola. Vediamo. Gli avi, gli antenati. Ispirati ai più alti valori della vita, coraggio, giustizia, perseveranza. Questa è una carta potentissima che ti dice: questo è il mese in cui devi sentire la coralità di spiriti di cui sei espressione. Cosa vuol dire questo? Che noi all'interno di noi stessi non siamo un soggetto unico e solo, separato dagli altri, separato dai nostri antenati, separato dagli avi o separato dalla natura che ci circonda. No, siamo espressione di una coralità di spiriti. Dentro di noi c'è lo spirito del genio, lo spirito dello sciamano, lo spirito del bambino interiore o bambina interiore, lo spirito romantico, c'è
una coralità di spiriti che ti dominano, che ti attraversano. Devi sentirti parte di questi spiriti. Allora, in questo mese, questa carta in particolare ti dice che i tuoi antenati e i tuoi avi ti sosterranno, di invocarli anche se non li conosci, ogni giorno. Che cosa vuol dire? Ogni giorno pratica le meditazioni che ci sono qui sul canale nella playlist meditazioni guidate, va bene? Ci sono alcune di quelle meditazioni che vanno praticate 2 o 3 volte al giorno per avere l'attenzione cosciente, e una di quelle, quella delle direzioni delle 4 porte, una volta al giorno. Quando fai quelle pratiche, metti anche le mani in questo modo, finite le pratiche, quelle pratiche della meditazione, metti una volta al giorno, basta fare questa, metti la mano vicino al torace, vicino al quarto chakra, così, in posizione proprio di preghiera vicino al torace, e devi dire: miei antenati, miei avi, uomini del mare, donne della terra, restate con me, state con me e datemi la forza delle radici. Quindi ripetiamo, mettete le mani vicino al torace, quarto chakra, dovete dire: miei antenati, miei avi, io vi invoco, avevo omesso io vi invoco, quindi miei antenati, miei avi, io vi invoco, donne della terra, uomini del mare o vecchi del mare, come voi preferite, vecchi del mare, donne della terra, io vi invoco, restate con me, datemi la forza delle radici, d'accordo? Scrivetevi questa frase, mettete le mani sul cuore, dite questa frase, scrivetela e fatela ogni volta dopo le meditazioni guidate che vi ho messo sul canale, perché sentirete la forza dei vostri antenati, perché noi non siamo un soggetto separato dal tutto o dai nostri antenati, noi siamo di vita in vita, di morte in morte. Noi abbiamo un karma che ci fa vedere i nostri paure e attaccamenti che hanno avuto anche i nostri avi, i nostri antenati. E quindi nel sostegno con i nostri antenati e i nostri avi noi ci sentiremo ancora più radicati alla terra, va bene? E ti stanno chiedendo, ti stanno dicendo: tu sei il frutto dei nostri sforzi, sei il frutto della nostra evoluzione, sei il frutto, cioè non sei solo, non sei sola, d'accordo? Perché? Perché ti daranno quello che ti ho detto di fare, il coraggio, la giustizia e la perseveranza. Non ti sentirai solo nell'affrontare la missione della tua anima in questo mese. Ok, molto potente questa stesa. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Allora, in linea generale, Vergine, agosto 2024. Cosa creerà la tua anima in questo mese per adempiere la tua missione? Qual è il tuo karma e il tuo dharma? Vediamo. 9 di bastoni. La luna. Vedi, ci sono un po' di paure legate al fatto che ti vedo un po' sulla difensiva col 9 di bastoni, hai delle paure. Queste paure si sciolgono facendo l'evocazione che ti ho detto e con le 2 meditazioni al giorno, 3 meditazioni al giorno, che sono piccole attenzioni coscienti quotidiane. Quindi ci sono delle paure legate a delle situazioni dove ti vedo un po' sulla difensiva di resistenza. Vediamo. Sì, 5 di spade. Questo è il mese in cui tu puoi avere un po' di angoscia, un po' di paure relative a qualcosa o a più situazioni che stiamo vedendo a livello generale. Le paure, la chiave di risoluzione di paure e attaccamenti che ti fanno venire un po' di tensione mentale, no? Perché qua ci sono le spade sono la mente, come vi insegno sempre, la mente va messa al palo, la ratio va messa al palo, la razionalità. Quindi ci possono essere situazioni che
ti danno un po' alla mente, che ti vedono sulla difensiva. Quindi la luna è la chiave. La luna cosa sono? Quello che vi insegno sempre, sono le tue emozioni, e già ce lo preannunciavano qua. L'appello all'invocazione dei tuoi avi ti porterà ad avere la risoluzione, il coraggio e la perseveranza di oltrepassare le tue paure. La luna è il simbolo del divino femmineo, e qua noi ci stiamo educando a riscoprire il divino femmineo, che è il regno sotterraneo, laddove sono contenuti i nostri più grandi tesori. Le nostre capacità e talenti sono nel regno ctonio, sotterraneo, il regno di Ade, laddove, come vi racconto sempre, Perseo va a prendere gli strumenti per uccidere, per tagliare la testa a Medusa, per tagliare il mentale, la mente, per non essere pietrificato dal mentale. E quindi tu, in questo mese, la virtù per scendere nel regno sotterraneo e scoprire i tuoi tesori è quella del coraggio, tant'è che qua non ho scritto il coraggio. Il coraggio è la virtù dei forti. E quindi avere coraggio significa avere cuore e non mente. E questo è il mese in cui a livello karmico tu svilupperai il coraggio facendo appello ai tuoi antenati, ai tuoi avi, per superare i limiti della mente. Ricordiamo che la mente è il karma. La mente ha paura e ha attaccamenti. E noi siamo qui per eludere le paure e gli attaccamenti. Perché la mente ha paura? Perché non ha la vera conoscenza. La vera conoscenza è quella del cuore. E nel cuore si trovano i tuoi più grandi tesori, ma la mente ha paura a scendere nel cuore, la luna, perché la mente ha paura a darsi, la mente ha paura a morire. E quindi di conseguenza, scendendo nelle profondità tu fai perire la mente, fai morire la mente. E quindi non starai più sulla difensiva, perché chi è che sta sulla difensiva? Il 9 di bastoni, colui che è vittima e che vede sempre un nemico ovunque, ed è la mente. La luna è la chiave di volta per te in questo mese. Va bene? Andiamo a vedere due altre, in linea generale. E il diavolo abbiamo qua. L'ego, la mente razionale. Guarda, abbiamo un mago bellissimo. Io ti dico e ti sottoscrivo che tu, facendo questo lavoro che ti ho detto, tu col diavolo mi destabilizzi l'ego, la mente razionale, e si svilupperà la tua ambizione nel conseguire con il mago dei successi negli ambiti che a cui stai ambendo. Quindi avrai la manifestazione in questo mese con il mago, che è il potere di creazione. Da vittima, come ti ho detto, diventi mago, cioè co-creatore della tua realtà rispetto a quello che vuoi realizzare in questo mese, ciò che anima il tuo spirito, scendendo nelle profondità della tua anima, cioè accogliendo le emozioni. Quella è la profondità. Quindi tu mi realizzi delle cose importanti mettendo al bando, al palo, la mente razionale. Mi parla di lavoro, mi parla di più ambiti. Il mago è soprattutto la carta del lavoro e il diavolo dell'ambizione. Quindi il lavoro, ciò a cui stai ambendo, lo consegui, nonostante delle paure che ti possono arrivare in questo mese. Va bene? Vediamo un po' energia positiva per te in questo mese. Paggio di bastoni, che mi parla di nuove scoperte, nuovi lidi da esplorare, entusiasmo, nuove opportunità. Ti vedo anche a te piena di entusiasmo e di forza. I bastoni sono il fuoco, la voglia, la capacità di avere energia, di conoscere, e quindi al tuo positivo significa che tu introietti le tue emozioni traendone la forza corrispondente, come ti ho spiegato qua e come vi spiego in tutti i video. Quindi vedo comunicazioni, vedo svolte, vedo situazioni laddove c'erano tensione che si aprono, si aprono al nuovo, sblocchi comunicativi. Sì, sblocchi comunicativi, vedo che tu ti apri al nuovo. Vediamo quale può essere la carta in negativo. L'asso di spade, una chiarezza mentale che puoi oscillare ad avere in questo mese. La puoi avere, la chiarezza mentale, grazie al lavoro sulle emozioni, perché qua la mente per alcune cose a cui stai ambendo, cioè, capito, vuole avere un controllo la mente sulle cose a cui stai ambendo, ma il controllo lo devi lasciar perdere. Devi affidarti agli eventi, che sono enti, entità, spiriti che ti portano ciò a cui stai ambendo. Una volta chiesto all'universo, devi lasciar fare. L'universo è il tuo sposo celeste o sposa celeste. Quindi devi lasciar fare all'universo. E lì avrai la chiarezza anche mentale. Da mente razionale passiamo alla mente creativa, cioè la mente, la vera mente.
va bene? In tutti gli ambiti, ci sono ambiti quindi in cui ci saranno nuovi inizi, manifestazioni di cose a cui stai ambendo, un po' di stress mentale perché la mente ti arrovella, perché ci sono cose grosse che tu vuoi qua, o comunque cose che vuoi ottenere. Le consegui, ci può essere un po' di stanchezza mentale, ma avrai la chiarezza mentale poi. Ok. Quindi non sai bene che decisioni prendere, ce l'avrai facendo questo lavoro qui, d'accordo? Ok, vediamo le fate cosa ci raccontano in merito. Mettiamone 3. Sii paziente, ci vuole un po' di pazienza qua per alcune cose in questo mese. Le affermazioni, vedi? Sono le meditazioni che ti ho detto di fare e dell'invocazione ai tuoi avi, ai tuoi antenati. Usa le affermazioni positive per innalzare i tuoi pensieri e la tua energia per attrarre ciò che desideri. Ti ho detto come si fa. Un po' di pazienza, afferma con le meditazioni e con tutto quello che vi dico, e vedi che qua c'è il mago. Un'altra. Matrimonio. Il tuo desiderio viene esaudito. Se avevate matrimonio, mi parla di più aspetti, l'amore lo analizziamo tra un po', Se qua tu vuoi qualcosa insieme a una persona, che mi parla di un completamento, di stare insieme a qualcuno, o vuoi trovare una persona alla tua altezza, qua mi dicono questo è il mese in cui ci sarà, con il tuo desiderio viene esaudito, qualcuno, una persona che è possibile ti faccia una proposta importante. Per alcune di voi. Per alcune di voi c'è questo, l'amore mi dicono per alcune di voi che vi sta creando un po' di dubbi, paure, incertezze. Qua abbiamo una persona, il mago con il diavolo, che vuole ottenere con te un compimento di una relazione. Può essere una persona nuova o una persona che già conosci. Però adesso lo vediamo nell'amore. Mettiamone un'altra. Primavera. Questa carta mi parla di una nuova tappa per te. Qua c'è una bambina con la farfalla. La farfalla è trasformazione, è rinnovamento, e qua c'è la nuova te che si affida come una bambina, un bambino, si affida con fede agli eventi che accadono. Se alcuni di voi, nell'amore per esempio, se conoscete una persona nuova, in questo mese è possibile che si concretizzi una relazione molto importante in primavera successiva. Oppure ci sarà un matrimonio in primavera, mi hanno dato un arco temporale, quindi sii paziente, in primavera ci sarà un matrimonio o una convivenza o qualcosa a cui stai ambendo. Per alcune di voi, perché me l'hanno messo, lo devo dire. Comunque adesso ci analizziamo l'amore e vediamo nel dettaglio. Sì, andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade. Ci mettiamo primariamente gli oracoli dell'amore. Vergine, cosa accade nell'amore? Agosto 2024. Carta guida oracolare. Realizzazione di progetti. Qua abbiamo realizzazione di un progetto, e qua, là mi parlavano di matrimonio prima, Realizzazione di progetti. C'è un puzzle che si porta a compimento, si realizza qualcosa, il progetto è un progetto di vita in comune, o di l'inizio di una storia importante con delle basi solide. Realizzazione di progetti, vediamo un po'. Allora, ci mettiamo una carta guida di queste. Cosa accade nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine? Una carta guida, agosto 2024. Tenendo a mente sempre questa carta che è uscita, facciamo appello sempre ai nostri avi, ai nostri antenati, alla coralità di spiriti che ci attraversano. Allora, amore,
Vergine. Qua abbiamo Re di Coppe, abbiamo una persona qua, che tu abbia già una persona, che tu sia insieme a una persona, se non stai insieme a nessuno, qua abbiamo Re di Coppe. Il Re di Coppe è una persona di spessore emozionale, una persona matura a livello emozionale, una persona onesta, una persona devota a te. Mi spiego, abbiamo già questa figura qui. Qua c'è l'asso dei denari, è chiarissimo, mi stanno già dicendo, c'è una persona qua che vuole realizzare un'opportunità in concreto. L'asso dei denari è l'asso degli assi, cioè la concretezza più di tutti gli altri assi, no? Con amore, dedizione e maturità. Cioè una persona che vuole concretizzare un progetto con te in questo mese. O comunque in questo mese tu avrai proprio la prova di questo. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Amore, Vergine. Ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Amore, Vergine. Cavallo di bastoni, cavallo di bastoni e 3 di bastoni. Qua c'è un'attesa. Stai aspettando qualcosa, qualcuno è a distanza, probabilmente ti osserva tanto, vuole muoversi verso di te. C'è un'attesa da parte di qualcuno che ti sta osservando. Oppure tu stai aspettando un cambio. Stai aspettando un cambio, qualcosa che arrivi per metterti alle spalle la vecchia vita. O qua c'è qualcuno che ti osserva a distanza e sta per agire. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. 3 di bastoni, 4 di bastoni, il sole, 4 di denari. Sono bellissime carte queste, mi stanno dicendo che qua alcuni di voi già stanno insieme o convivono con una persona, Mi dicono stabilità, felicità, convivenza, state aspettando forse un passo in più, andare oltre. Per altre di voi qua vedo che state vivendo un buon momento emozionale. Se non lo state vivendo invece aspettate, perché questa è la stesa, il mese proprio di agosto, dove vivrete una situazione dove vivrete molta felicità, vedo gioia, stabilità, felicità, vedo conoscenza di persone nuove qua. Vediamo un po'. Energia attuale, Vergine, amore, l'asso di bastoni. Sì, molte di voi stanno già vivendo un'opportunità con qualcuno qui. Se non è ancora arrivata, eccola. È l'energia di agosto proprio, asso di bastoni, Energia positiva, 10 di coppe, wow, io qua vedo famiglia. Questo è il mese in cui vedo molta gioia, molta felicità, molta condivisione, famiglia, realizzazione di progetti. Guardare al futuro, 3 di bastoni, guardare al futuro con gioia, con entusiasmo. Vediamo il blocco qual è. Il blocco è qualcuno ancora che non si voleva impegnare, il Papa probabilmente. O sei tu o la tua persona di interesse, oppure arriva questa persona e sei tu un po' che ancora non ti vuoi impegnare. E aspetti un po', guardi al futuro le possibilità. Perché il blocco è chiaramente qua realizzazione di progetti, qua vedo famiglia, qualcuno qui non si voleva ancora impegnare, oppure sei tu che arriva con una persona nuova ancora non sei pronta all'impegno, pronto all'impegno. Oppure qualcuno che era già impegnato, il blocco. Però vediamo, passato 6 di spade e il 10 di bastoni. Qua io nel passato vedo che vi siete messi alle spalle una situazione di pesantezza, una situazione che non avanzava, o avete dato le spalle a una persona che era impegnata e sta arrivando una nuova opportunità o già l'avete, o avete dato le spalle, siete andati via da una situazione pesante e state rinnovando la situazione con una persona che già conoscete e il blocco era l'impegno o differenza di credenze che avete quindi vi siete messi alle spalle. Vediamo cosa succede nel mese di agosto 2024. Vergine, Re di spade, l'imperatore, il giudizio, accipicchia,
Che viene dopo il giudizio? La temperanza. Allora, due sono le cose. Qua abbiamo una persona con la quale tu costruirai qualcosa di importante, ti parlo di famiglia, di stabilità, una persona che si decide con tanto di spessore, Re di Spade, l'imperatore, il giudizio, a impegnarsi praticamente proprio con te, realizzazione di progetti. Ti ho detto qua una persona onesta. Se la stessa persona con la quale che non si voleva impegnare il Papa Blocco o aveva altri impegni o differenza di credenze, qua ci sarà un dialogo, un miglioramento netto di condivisione con la famiglia, presentarsi in famiglia, è proprio una condivisione netta questa, con la stessa persona, oppure tu hai dato le spalle a una situazione di pesantezza, con una persona che non si voleva impegnare o comunque era già impegnata. Io qua vedo che arriva una persona nuova che lotterà per costruire con te e il giudizio mi parla di qualcosa di una rinascita a livello emozionale che porta un equilibrio straordinario portato avanti da una condivisione familiare, da una condivisione proprio. Chiarissime le carte, chiarissime. Molti di voi stanno già conoscendo questa persona e la cosa si farà sempre più importante. E il giudizio mi parla di una notizia che arriva che ha a che fare con un impegno maggiore. Chiarissime queste carte, eh? Qua abbiamo forti segni del Cancro, Pesci, Scorpione, Toro, Acquario, Gemelli, Bilancia, Ariete, Acquario, Sagittario, che puoi essere tu come ascendente o viceversa, Luna o Venere della persona di tuo interesse o della persona che arriva. Ok, vediamo che cosa ci aggiungono i mini tarocchi o cosa ci confermano. Asso di bastoni, Vergine, e una bellissima stesa sull'amore, di grande spessore costruttivo. Asso di bastoni, Vergine, Re di bastoni. Io vedo che qua già c'è questa persona che sta mettendo sforzo e impegno nei tuoi confronti, Peraltro è in arrivo perché sta qua come energia del presente. Vediamo il 4, il 10 di coppe, 10 di coppe, positivo, asso di denari, chiaramente. Vi ricordate che avevamo qua nel fondo mazzo l'asso di denari? Vedo proprio una persona che vuole darti tutto, famiglia, convivenza, matrimonio, e lo vedevamo anche prima, nella stesa precedente, come corpus principale, sì. Vediamo questo Papa al blocco. Cinque di spade. Qua qualcuno non si voleva impegnare, o tu magari non ti vuoi impegnare subito, o ti sciocca questa cosa che vuole subito un impegno questa persona con te. Fatto sta, il 5 di spade mi parla di tensione relativa a un mancato impegno, però viene superato, vedo qua, Vedi 9 di spade, qualcuno è preoccupato perché l'altro non si vuole impegnare, può essere tu o l'altra persona. Vediamo questo 10 di bastoni, 6 di spade, passato, il giudizio, 10 di bastone, 6 di spade, 9 di spade di nuovo. Qua alcuni di voi si sono allontanati da una situazione pesante, si sono rese conto che non era più fattibile mandare avanti una situazione e ve ne siete andate o vi siete allontanate. Qua arriva una persona nuova, oppure vi siete allontanate dalla stessa persona che non voleva impegno, questa cosa vi dava tensione, però adesso c'è questo impegno, non so se è la stessa o una persona nuova. Vediamo questo Re di spade. Forse c'era una distanza qui tra di voi. Vediamo Re di spade, agosto, Paggio di bastoni. Sì, qua c'è una persona che lotterà per te, ti parla, ti comunica, ti fa vedere il suo sforzo, il suo impegno. Vediamo l'imperatore. E qua c'è un 8 di coppe, Una persona, alcuni di voi che rientra, oppure siete voi che vi lasciate andare a questa opportunità. Vediamo l'imperatore. 2 di spade. Per alcuni di voi non sapete che decisione prendere, se dire sì a questa opportunità. Vedi di nuovo il Re di coppe, Re di coppe. Per alcuni di voi non sapete che decisione prendere rispetto a questa persona. Io vi dico, questa è una persona che sta molto bene anche qua, a livello anche lavorativamente parlando. Voi siete un po' in dubbio, non sapete che decisione prendere. Vediamo
ma questa persona prende la decisione di lottare per la connessione, ecco. E il giudizio, Carro, assolutamente sì, vedo viaggi, 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 se una persona è a distanza io qua vedo viaggi, viaggi, spostamenti verso di te. Viaggi e spostamenti, cavaliere di denari con un'offerta in mano in concreto, e se la cosa è andata lenta qua si velocizza. Vediamo la temperanza. La luna, si chiariranno e ti toglierà da ogni dubbio. Parlerete, c'è un'ottima comunicazione, la temperanza è la comunicazione, il dialogo meraviglioso che appianerà ogni tuo dubbio. La luna, sì. Quindi è una stesa molto forte, ragazze mie, ragazzi. Abbiamo anche il segno del cancro molto forte qui. Dammi un'altra sulla temperanza. Il 4 di denari. Un'altra sulla temperanza. Sì, la giustizia. Vedo che si risolveranno tutte quelle circostanze di cui c'erano un po' di timori, di paure legate a una stabilità. La giustizia mi parla della soluzione di tutto ciò di cui avevi paura, va bene? O di tutto ciò di cui puoi aver paura e non saper prendere la decisione. Perché abbiamo una persona di spessore qui, va bene? Bene, adesso andiamo a vedere forse il segno della bilancia anche. Con i miei oracoli lui-lei vediamo cosa ti dirà questa persona. Ne metterò 3. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sei bellissima, c'è un grande apprezzamento, questa persona apprezza la tua natura selvaggia, vediamo. Quanto vorrei le tue gambe ora, c'è forte passione qua, e i bastoni, asso di bastoni, forte passione che sfocia in una concretezza. Ancora, cosa ti dirà? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Se avevate dei dubbi rispetto a una persona da cui vi siete allontanati, la situazione era pesante, non vedevate che investiva questa persona e quindi ha mentito generando tensione, ha mentito sull'impegno che non voleva, se è il vostro caso, vi renderete conto che questa persona vuole solo te. Invece questa puoi essere anche tu, la tua stessa energia, che magari non volevi impegno, non volevi situazioni di questa natura, comunque sia puoi essere tu e capirai che qua vuoi questa persona. Ok, vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo di scusami, l'ultima carta di queste, agosto 2024, carta in chiusura. La torre. Qua tu non te l'aspetti proprio questa cosa, Tu non te l'aspetti proprio questa cosa. È un fulmine a ciel sereno. Arriva un cambio. Cos'altro? Il 3 di bastoni, guarda, il 3 di bastoni. Allora, arriva un cambio, fulmine a ciel sereno, rispetto a una situazione del passato, rispetto proprio a un cambio emozionale. Il 3 di bastoni mi parla di colei, che sei tu che stai guardando colui, che guarda finalmente al futuro iniziando a muovere piccoli passi nella realizzazione di questi progetti, che ha a che fare con questa dichiarazione che arriva, con questo impegno da parte di questa persona, d'accordo? Vedi il giudizio, ti dai conto che questa persona vuole mettere veramente sforzo e impegno. Eh sì. Per alcune di voi vi dico anche questo, che siete impegnato, eravate impegnati, eravate nel limbo. Qua arriva una persona, per alcuni di voi è già arrivata, che metterà sforzo e impegno, e voi deciderete di chiudere anche un matrimonio, che comunque sia non sta bene più questo matrimonio da un po'. Prenderete questa decisione, romperete le cose con quest'altra persona, conquistate, che non va già bene il matrimonio al blocco, e vi aprirete al nuovo, muovendo piccoli passi. Può essere anche una lettura a specchio, che sto parlando di questa persona che poteva essere già impegnata. Rompe la situazione con matrimonio per realizzare qualcosa con voi, realizzazione di progetti, se è il tuo caso. Vediamo adesso cosa dicono gli ultimi oracoli. Ricordiamo che avevamo matrimonio, dall'altra parte c'è una realizzazione di un rapporto importante, di un progetto importante. Cosa dicono gli ultimi oracoli?
la storia infinita, immaginare un bivio, e questo è il mese della scelta, in cui qualcuno prenderà la scelta rispetto a una storia infinita che andava sempre allo stesso modo, no? L'abbiamo descritta prima, due altre. Tagliar legna, si tagliano i rami secchi. Sì, e qui ad ora qualcuno farà la scelta di andare incontro alla realizzazione di un progetto amoroso, sì. Quindi, ragazzi, la stessa potentissima, è il mese della decisione. Vediamo cosa la parola chiave. La parola chiave per te in questo mese, se riesco a batterli, bigliettini. Facciamo così. Vediamo, parola chiave. Alchimia, wow! Il termine qua alchimia, con tutto quello che è uscito anche nella stessa precedente, mi parla della trasformazione. L'alchimia, l'alchimista è il mago, colui che trasforma una realtà data, che non esiste la realtà oggettiva, separata e distinta, in una realtà che crea lui. L'alchimia è una carta, una parola bellissima che mi indica della magia che ci sarà nella tua vita in questo mese. Magia, alchimia, sia tra te e questa persona, qualcosa che ti sentirai proprio trascinata in una cosa alchemica meravigliosa, sia nella tua vita in generale. Perché? Perché mi hai fatto la connessione con gli avi e gli antenati. L'alchimia è magia, è la trasformazione del metallo pesante, del piombo, nell'oro della coscienza, e quindi nella visione di una realtà da vittima a una realtà di mago, co-creatore insieme al tuo sposo o sposa celeste. Bellissima energia, ragazze mie e ragazzi. Io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!